Pride è una rivendicazione dei propri diritti, di ogni cittadino. Non ci devono essere cittadini di serie B e serie A in questo mondo, siamo tutti uguali. Io ricordo che all'età di appunto 7-8 anni mia madre mi portò a un medico di base. Il medico di base consigliò a mia madre di portarmi a una clinica psichiatrica, che all'epoca si chiamava manicomio, dove mi misero l'elettrocefalogramma in testa e fecero appunto le loro verifiche per cercare di capire come intervenire sulla mia psiche. Le persone trans venivano messe in manicomio, in carcere, perché venivano identificate come soggetti pericolosi a se stessi e alla società. Ho tentato il suicidio 2 o 3 volte, mi sono data all'alcol, fino poi ad arrivare a 22 anni, quando poi ho deciso di partire per il nord e iniziare una transizione attingendo al lavoro più vecchio del mondo, quindi la prostituzione. Ho lavorato per 10 anni come prostituta, pensando che quella fosse la mia vita, il mio destino. Poi invece è capitato che nel 2002 mi sono avvicinata all'associazionismo e da lì ho cominciato a volermi formare sempre di più per rendere una professione l'essere di aiuto agli altri, l'essere al servizio degli altri. Io sono Antonio Monopoli, sono responsabile dello sportello trans di ALA Milano Onlus. Lo sportello trans offre accoglienza, ascolto, orientamento e accompagnamento verso i servizi all'interno dell'organizzazione ma anche all'esterno. Il servizio che noi forniamo è la possibilità di fare un test salivare dell'HIV. C'è un'unità di strada che esce una volta a settimana e contattiamo, intercettiamo, incontriamo tante ragazze trans, la maggior parte sudamericane. Organizziamo anche 2 volte al mese dei gruppi di automutuo aiuto. I gruppi di automutuo aiuto servono per le persone trans ma anche per i loro affetti. È una risorsa da cui poter attingere per conoscere la realtà, familiarizzare con la realtà, condividere i propri successi e essere da esempio a chi è indietro. Qui allo sportello trans vengono genitori, per di più, che accompagnano i figli minori. Infatti all'interno del gruppo abbiamo la nostra mascotte che ha 11 anni, fino ad arrivare poi ai 70 anni, quindi c'è una fascia ampia, larga di persone trans. Lo sportello trans è nato nel 2009, quest'anno ha compiuto 10 anni. Per mancanza di fondi le attività del servizio dal 1° luglio si sospenderanno. Nel frattempo noi stiamo cercando di capire anche con il comune o con la regione, capire se c'è la possibilità che ci finanziano, anche perché, come dire, la maggior parte dei finanziamenti sono stati della Chiesa Valdese. Milano è una grande città, ci sono state le giunte comunali sensibili ai temi, però appunto dobbiamo tenere presente che non tutte le città italiane sono così sensibili. La città offre molto, è anche grande, e diciamo che le persone trans a Milano vengono accolte giù in Puglia o in Sicilia o in Calabria, che non c'è nessun punto di ascolto. Le persone trans sono un po' allo sbaraglio, sole. Siamo qui in stazione centrale Piazza Luca d'Aosta, via Vitruvio. Qui inizia la parata per il Pride. Quest'anno sono 50 anni da Stonewall. Fu una transessuale
a dare la miccia dei cambiamenti. Silvia Rivera. Il Pride è una rivendicazione dei propri diritti di ogni cittadino. Non ci devono essere cittadini di serie B e serie A in questo mondo. Siamo tutti uguali. Oggi siamo qua tutti quanti innanzitutto per fare una festa dei 50 anni e poi per rivendicare i nostri diritti, per essere se stessi, per amarci, per voler creare una famiglia che non sia tradizionale, ma una famiglia con dei genitori e con dei figli. In effetti tutto il movimento LGBTQIA è una grandissima famiglia con tante identità.